Benvenuti a tutti. Questo periodo per Norma è stato particolarmente intenso perché abbiamo ricevuto tanti appassionati nella nostra sala d'ascolto per delle prove che sono state fatte e che sono state molto interessanti per loro e per noi. E volevo chiederti, Enrico, a questo proposito, qual è il tuo punto di vista? Cosa hai da dirci a riguardo? Beh, direi che è un'occasione per ribadire un concetto che abbiamo già espresso parecchie volte in passato, ovvero dell'importanza, probabilmente mai appieno compresa, dell'importanza e del ruolo che può avere un'elettronica sul risultato finale della catena di riproduzione. Un'elettronica ha infatti, se la compariamo con un diffusore, una sorta di handicap di base, ovvero in un diffusore è più facile immaginare l'influenza che può avere sul risultato finale. Poi magari il lato pratico, l'influenza che ha può essere del tutto opposta a quello che magari visivamente ci aveva dato l'impressione che fosse, ma comunque dal punto di vista cognitivo e percettivo è opinione comune che il diffusore abbia un'influenza, in certi casi è ritenuto quasi fondamentale, sul risultato finale d'ascolto. Mentre invece in un'elettronica è più facile e anche comprensibile questo, dare un significato a quello che può essere l'ambito tecnico e costruttivo dell'elettronica. In qualche modo quindi legare questi due aspetti a una sorta di qualità generale percepita dall'elettronica e si è tentato di dire anche come motivatore all'acquisto. C'è da dire da una parte che se le caratteristiche tecniche e costruttive in qualche modo possono essere facilmente percepite anche da parte di una persona non particolarmente esperta, semplicemente con un'analisi visiva dall'esterno dell'apparecchio o anche dalle fotografie dell'interno, è molto più difficile arrivare a giudicare l'ambito qualitativo di un'elettronica, anche perché nel primo caso è sufficiente uno sguardo per dare una sorta di quantificare di un oggetto. Nell'altro caso, indissolubilmente legato all'esperienza d'ascolto, poter qualificare la qualità di un prodotto. E nell'ambito della qualificazione della qualità di un prodotto gioca un ruolo assolutamente fondamentale la persona che sta compiendo questo tentativo di dare un ambito di qualità percepita al prodotto. Quindi in qualche modo intervengono le esperienze d'ascolto, la sensibilità musicale di questa persona, la capacità magari anche alle volte di poter non rimanere fossilizzato sui propri preconcetti, sulle proprie idee, la capacità di affrontare delle situazioni sostanzialmente nuove, aperti a qualunque tipo di risultato e senza essere troppo in qualche modo legati al passato e alle esperienze passate che in qualche modo possono già segnare una strada di valutazione. Quindi per riallacciarci all'introduzione che hai fatto tu, le esperienze d'ascolto che in qualche modo si sono susseguite in questo ultimo periodo hanno ribadito l'intima convinzione che ci siamo fatti nel corso degli anni, ovvero che Norma a livello di caratteristiche di riproduzione, di caratteristiche musicali, è un'apparecchiatura molto particolare, in qualche modo richiede che dall'altra parte ci sia un utente, una persona, un appassionato che si approccia con certe caratteristiche. Se la persona ha queste caratteristiche è in grado immediatamente di cogliere quali possono essere le unicità di un prodotto come Norma. Diversamente, alle volte la situazione diventa più complessa o magari semplicemente richiede più tempo perché la persona in qualche modo transiti dalle vecchie abitudini di ascolto a un mondo che non aveva mai magari esplorato fino a quel momento. Oggi si è originata una situazione che ha anche dato origine in qualche modo a questo video, nel senso che è passato a trovarci una persona che in queste ultime settimane è stata nella nostra sala d'ascolto in diverse occasioni, prima per un problema di assistenza che aveva su un prodotto acquistato usato e poi per il desiderio di ascoltare la nostra gamma di prodotti. Inaspettatamente oggi è passato a farsi visita e in qualche modo ripensando a qual è stato un po' il suo percorso, l'esperienza che ha compiuto e anche la sua grande passione e conoscenza della musica, riteniamo che possa essere interessante in qualche modo mettere a disposizione quello che è stato il suo percorso e la sua esperienza. Come abbiamo accennato prima, abbiamo la fortuna oggi, del tutto inaspettata ma molto gradita, di avere con noi Alexander, che è venuto a trovarci per un'altra circostanza dopo aver avuto un'esperienza d'ascolto presso di noi.
E quindi abbiamo ritenuto magari che può essere utile presentarvi quello che può essere stata la sua esperienza, che può essere utile per una valutazione generale. Sì, vabbè, buongiorno e grazie intanto. Niente, mi chiamo Alexander e vengo dal lago di Como, più o meno metà lago, diciamo, quindi 3 ore di macchina da qui. E niente, sono un appassionato di questo mondo, del mondo hi-fi, diciamo da 2 o 3 anni più o meno, quindi abbastanza di recente, ma da praticamente tutta la vita sono un appassionato di musica e di tutto quello che le circonda. Suono uno strumento, il saxofono, praticamente da quando ho ricordo, insomma, vuoi anche grazie alla passione dei miei genitori, dei miei fratelli, ascolto musica, ecco. A che età hai cominciato a suonare? Allora, suonare non troppo presto perché ero adolescente, ho iniziato con la classica chitarra elettrica, diciamo, e avrò avuto un 14 anni, 13-14 anni. Prima strimpellavo qualche strumento di mio papà, armonica a bocca, provavo a toccarle e strimpellare la sua chitarra, che lui è comunque un appassionato anche di musica suonata, e niente, più o meno a quell'età, ecco. Il sax invece quando è che hai cominciato? Quello l'ho scoperto un po' dopo, più o meno intorno ai 20 anni, 22, quando ho scoperto anche è stato coincidente con la scoperta del genere che poi è stato il genere, diciamo, verso cui si è orientata poi la mia passione musicale, che è la musica jazz. Me l'aveva fatta scoprire un amico con classici CD, uno di Louis Armstrong e un altro un brano di Miles Davis. Da lì è nato proprio l'amore per quella musica, ma soprattutto per gli strumenti a fiato che fino a quel momento, diciamo, avevo toccato solo di striscio con le bande di paese piuttosto che quello che vedevi in TV o poco altro, ecco. E invece la passione dell'alta fedeltà quando è che si è originato? Quando è che è scattata questa scintilla? Ma allora, appunto, dicevo prima, non è tantissimo perché sono 2 o 3 anni più o meno, nel senso che prima fruivo la musica come poi ho scoperto anche tanti musicisti fanno, con il primo apparecchio che avevi sotto mano, quindi quando ero ragazzino il classico Walkman a cassette, poi il lettore CD e così via, e poteva essere di qualsiasi tipo, non davo troppa importanza, ecco, alla qualità poi dello strumento stesso. Ovviamente ero venuto in contatto con qualche amico di famiglia piuttosto che col fratello più grande, con apparecchiature un po' più, diciamo, di pregio rispetto proprio ai marchi più di consumo, più basilari, e sicuramente mi avevano colpito, ma non in maniera tale da superare l'attenzione per la musica stessa, cioè per quello che poi ascoltavo. Non era tanto come lo ascoltavo, ma cosa ascoltavo. Poi vabbè, niente, è successo, diciamo, quasi per caso che in un negozietto di elettronica, bar elettricista vicino dove abito, sono tutti paesi abbastanza piccolini, avevo trovato un vecchio amplificatore di una marca comunque conosciuta nel mondo hi-fi, che io in quel momento però non è che riconoscevo per tale, però vabbè, avevo sentito già nominare, eccetera eccetera. Aveva un costo abbordabile, era un vecchio modello con sicuramente non di chissà quale categoria, però proprio per curiosità sono stato spinto ad acquistarlo e provare a vedere cosa succedeva, ecco, cosa poteva scaturire. Arrivato a casa ho fatto le mie prove, anche lì abbinando con materiale di fortuna che riferivo qua e là, insomma, quindi non con i classici marchi hi-fi, e ho notato sicuramente che l'esperienza d'ascolto iniziava già a maturare, a cambiare, le sensazioni che provavi, non le definivo con dei termini, però c'era un qualcosa in più a cui prima non davo appunto importanza, insomma. E da lì niente, cosa nasce cosa, cercando di migliorare di volta in volta un po' un aspetto, poi un altro, quindi proviamo a abbinare, migliorato con l'amplificatore, adesso miglioriamo le casse, poi miglioriamo la sorgente, miglioriamo questo. Vedevo che facendo questo appunto la qualità, ma più che la qualità, proprio il livello di emozioni che provavo iniziavano
a cambiare e a essere più complete, e questo è quanto, insomma. Quindi ho iniziato anche a appassionarmi, poi vuoi con video, ovviamente sui vari social, vuoi spinto dalla mia curiosità naturale nell'approfondire le cose che mi appassionano, ho iniziato a entrare, diciamo, a piedi pari, come si dice, in questo mondo. È interessante quello che dici, perché mi è capitato in diverse occasioni di esprimere un concetto che nella mia mente è abbastanza presente, ecco, ovvero che da una parte gli audiofili e da una parte i musicisti è come se fossero due mondi che osservano lo stesso fenomeno, quello della musica, ma con due percezioni, quasi con due finalità che sono, non dico incompatibili, ma molto diverse, ovvero tipicamente nella mia mente, nel mio modo di pensare, vedo il musicista come colui che è interessato alla musica anche come, uso un termine un po' improprio, ma è giusto per spiegarmi, come grammatica musicale. E dall'altra parte l'audiofilo che dalla musica percepisce una certa estetica sonora e viene affascinato da questa estetica sonora, al di là di ciò che può essere la grammatica musicale. Per cui per un musicista, una volta che l'impianto è in grado di fargli leggere la grammatica musicale che c'è in un brano, in qualche modo la sua necessità è già soddisfatta, e magari gli interessa capire come è stato fatto l'arrangiamento, come sono le linee melodiche che si intersecano, armonia, melodia, cioè tutto l'ambito proprio della grammatica musicale, ecco. Mi pare di capire invece che in una situazione come la tua, forse all'inizio sei partito un po' così, nel senso che quando ascoltavi anche con impianti semplici riuscivi ad avere dall'ascolto quello che ti piaceva o ti serviva. Poi con l'andare del tempo, se ho capito bene, sono emerse anche delle capacità e dei desideri di ascoltare una certa qualità di suono. Che cosa ne pensi di questa mia osservazione? No, io ci ritrovo, nel senso sono piuttosto, anzi sono d'accordo su questo, perché ogni tanto ci ho riflettuto anch'io su questa cosa, perché è quasi un paradosso, ma perché quando poi ho scoperto anche questo mondo, quando sono venuto a conoscenza, ho fatto delle prove, ho ascoltato prodotti, poi banalmente mi sono chiesto ma come mai non l'ho mai fatto prima, non mi è mai venuta la curiosità di provare, insomma, queste esperienze, questo. Credo anch'io che ci sia un qualcosa di non so se proprio se chiamarla così sia giusto, però quasi una battaglia fra razionale, l'emotivo, un mischiarsi delle due cose, nel senso che forse, ma come musicista tante volte, poi non si può generalizzare, ma come diceva lei, quando si ascolta la grammatica musicale e come questa viene eseguita dal musicista stesso, quindi non poi come la fruiamo attraverso l'apparecchio, sembra quasi che la parte mancante, proprio quella invece di qualità sonora, di eccetera eccetera, la veniamo a compensare noi con la nostra conoscenza degli strumenti, della musica, io penso è una cosa un po' a livello proprio di subconscio, non è ovviamente un procedimento in cui ti fermi e fai questa operazione. Però un po' una spiegazione mi sono dato, che io sento il saxofono di Charlie Parker, mi basta sentire come fa queste cose, sicuramente do comunque importanza a come produce il suono, eccetera, eccetera, ma sembra quasi che vado io a compensare con le mie conoscenze, quindi poi ovviamente... Con il ricordo sonoro che hai, esatto, in qualche modo integri questa... Sì. Esatto, integro poi questa... Infatti quello che mi aveva colpito abbastanza fin da subito quando ho fatto, diciamo, questo salto poi di qualità rispetto agli ascolti precedenti, è che per assurdo poi riuscivo sicuramente a lasciarmi ad andare più all'emozione in quanto tale dell'ascolto, poi ovviamente a vari livelli a seconda poi anche di con cosa stai ascoltando e di quanto la macchina in sé riesca a fare questo. Però riuscivo più a godermi proprio il messaggio musicale a 360 gradi. Cioè non più solo senti come fa adesso qua, questo come, sì, come suona. Non solo la tecnica esecutiva dell'artista. Esatto. O comunque in maniera più completa, perché non che prima non ci fosse
per nulla questo aspetto, però era un aspetto molto, secondo me, un po' lontano, un po' distorto, un po' che si andava a mischiare con tante cose. Quello, o almeno poi è quello insomma, che cerco, che mi piacerebbe poi, che mi piace trovare poi quando ascolto qualcosa, un impianto che mi piace, che mi soddisfa, è proprio quello, quel riuscire a far combaciare quelle che almeno potrei chiamare proprio la parte più razionale alla parte più estetica, ma anche alla parte più poetica della musica stessa, e fare in modo che queste tre il più possibile vadano a coincidere, a amalgamarsi insieme per avere poi l'esperienza d'ascolto il più possibile vicino a quello a cui ambisco, ecco, a cui vorrei arrivare. E diciamo che per certi versi, con altre parole, è un po' il concetto che ho nella mente io, che abbiamo anche cercato di toccare diverse volte nell'ambito di queste puntate, ovvero che quando l'impianto riesce a riprodurre molto bene l'evento reale o l'evento che è stato registrato, riesce anche a dare tutte quelle nuance espressive, quelle serie di piccoli dettagli, ma che non vanno a nutrire tanto la mente che cerca il dettaglio, ma quanto metterti in contatto magari con l'intimità, con l'anima dell'artista, che attraverso quel piccolo dettaglio espressivo ha cercato di comunicare qualcosa che non era solo le note che c'erano scritte sul pentagramma. E sono quelle piccole dettagli, quelle piccole sonorità che però rendono l'ascolto molto pagante, molto variegato. Certo, sì, no, sono d'accordo in pieno con questo, ecco, questo è quello che via via sono andato un po' a maturare, quello che un po' mi sono dato anche come spiegazione per, almeno dalla mia parte, poi dalla parte appunto di chi suona, di chi sicuramente ha ascoltato più volte l'evento, appunto quello che chiama l'evento reale, quindi la musica dal vivo banalmente, piuttosto che poi ovviamente la familiarità col proprio strumento e così via, ecco. Una delle cose che poi mi aveva sicuramente incuriosito o affascinato e fatto sì che venissi a conoscere poi la vostra realtà, il marchio Norma, è stato, dato che comunque vi avevo visto su social, su canali YouTube, piuttosto che nel mio cercare i più possibili canali, informazioni, eccetera, eccetera, quello che sicuramente mi aveva colpito tanto è stato proprio questo, cioè il vedere che fino a quel momento, per quel che era la mia esperienza, vedevo spesso parlare immaginiamo di un diffusore, gli alti, i bassi, i medi, arretrati, avanzati, eccetera, eccetera, eccetera. Con voi ho iniziato invece a vedere che no, un momento si può anche parlare banalmente di emozioni, suoni, poetica, l'evento sonoro, la scena, e quindi appunto far combaciare questi fenomeni. Sicuramente questo mi ha colpito molto, ecco, questo cambio un po' di paradigma e di linguaggio, che però per me è sicuramente fondamentale, ecco. Quindi in qualche modo ha anticipato quello che vorrei essere la mia domanda attuale, ovvero com'è che hai scoperto Norma? Mi sembra di capire che l'hai scoperta attraverso internet, quindi. Sì, proprio se non ricordo male, proprio il canale YouTube, diciamo spulciando anche su siti, blog frequentato proprio poco, quindi forse anche già lì avevo visto accennato qualcosa, però su YouTube è stato, penso, il primo approccio, e ci sono stati, diciamo, due livelli, diciamo, uno un po' più, se vogliamo, che mi ha colpito, comunque che mi ha fatto arrivare l'occhio lì per dire apriamo questo canale. Sicuramente per un profano in elettronica, in tecnica come me, è stato proprio, come si può dire, il fattore estetico dei vostri prodotti, perché si differenziavano, almeno al mio occhio, proprio da tutti gli altri. Quando ho visto le prime foto di questi interni, questo ordine, polizia, che poi ho scoperto sono cose che tutti vi riconoscono, comunque tanti vi riconoscono sicuramente, però già quello mi aveva incuriosito. Da lì iniziare a guardare qualche puntata del vostro canale, sicuramente quello che dicevo prima, c'è il cambio proprio di linguaggio, di paradigma, di come affrontare tutto questo, quindi vivere anche attraverso una macchina, quello che poi alla fine è un macchinario, una macchina,
non vederla più come tale, ma vederla proprio come strumento musicale. E niente, poi vabbè, mi è capitato di avere per le mani un vostro prodotto, un vostro amplificatore di qualche anno fa. Avevo contattato il vostro sito, insomma, all'inizio con anche un po' di come si può dire, non paura, però pensare, ma chissà se, perché comunque vi vedevo come un certo tipo di mondo, no? Un po' blasonato, Diciamo un con po' una certa titubanza. un po' di titubanza, nel senso che di pensare invece, poi come ho scoperto dopo, come poi vi ho anche detto più volte a voi, no? Ho visto che il lato umano che vedevo nel vostro parlare, nel come parlavate di musica e riproduzione musicale, poi l'ho visto applicato anche nel rapporto proprio banalmente da cliente, quindi l'approccio che ho avuto con voi, insomma, è stato molto facile, ecco. Quindi chiamarvi perché volevo chiedervi se potevate dare un'occhiata a questo amplificatore per vedere se tutto andava bene, eccetera, eccetera. E vabbè, niente, da lì ecco, ci siamo incontrati poi e niente, questo. Sì, quindi in pratica hai visto che contattandoci è stato tutto molto semplice e non hai trovato nessuno che era di pronto a sbranarti solo perché non avevi finora acquistato chissà che cosa o in possesso di chissà quale mega impianto, ecco. Assolutamente. Mi piacerebbe in qualche modo che tu riuscissi a descrivere un po' quello che può essere stata quell'esperienza di ascolto che hai avuto in quell'occasione in cui hai portato la tua sorgente digitale per valutare eventualmente l'acquisto di una nostra sorgente digitale. Sarebbe stato interessante che ci fosse stato presente qualcuno perché è stato, come si può dire, bello tutto il percorso. Ecco, se in qualche modo ti senti di poterlo descrivere, ecco. No, beh, sicuramente come vi dicevo poi anche diciamo da telecamera in altri momenti, non è facile perché è stato proprio un vortice, chiamiamo così, di tante emozioni, sensazioni diverse. Fino a quel momento lì l'idea che avevo, anche che era quella che mi sembrava più, no, più facile da accettare, da capire, era ok, sicuramente cosa è, da dove viene il segnale, il messaggio musicale, da dove passa, eccetera, eccetera, avrà sicuramente influenza. Però poi alla fine sono i diffusori, le casse, quelle che ti danno poi quello che ti arriva, il risultato Ecco. finale, quello che ti arriva. A livello proprio razionale probabilmente avevo già dei pregiudizi, avevo già delle formule che vuoi non vuoi mi ero fissato nella testa, nella mia mente. E niente, l'esperienza d'ascolto che c'è stato è partito proprio nell'utilizzare la mia elettronica comunque con dei diffusori diversi dai miei in un ambiente diverso dal mio. E quindi la paura era quella di trovare magari poi comunque un suono che non mi fosse per nulla familiare, piuttosto che nel non ritrovarmi in quello che sentivo, vedere differenze tali per cui non riuscivo ad orientarmi. Invece abbiamo fatto questa prova d'ascolto iniziando proprio con brani a me familiari, portati da me, sulla mia elettronica, e benché percepissi già così dei miglioramenti riguardo al suono, riguardo la scena sonora, c'erano dei miglioramenti, delle cose in più che a casa mia insomma non avevo, non sentivo, c'era un qualcosa di sottofondo in che invece ritrovavo e che mi era familiare e che quindi potevo riconoscere e che mi è stato poi anche di aiuto proprio per ambientarmi nel nuovo ambiente, nella nuova situazione. Il passaggio, quando poi dopo un lasso di tempo, fra l'altro adeguato insomma per far sì che mi ambientassi, quando c'è stato questo passaggio all'HS DAC, quindi la nuova sorgente, sicuramente a livello estetico già percepivo delle differenze piuttosto sostanziali. Nel senso, sicuramente percepivo un maggiore ordine nella scena sonora, negli strumenti, nel posizionamento degli strumenti,
in quella che era la profondità, in quella che era anche la larghezza, soprattutto però la disposizione in profondità è quella che ho percepito proprio, quelle che, se non ricordo male, avevo chiamato proprio le linee in cui sono disposti gli strumenti, Sì. no? Quindi la prima linea, la seconda, la terza. I vari piani sonori in I profondità. vari piani sonori, esatto. Procedendo poi con l'ascolto mi accorgevo che c'era un qualcosa di ancora più profondo in quello che stavo ascoltando, nelle differenze che stavo percependo rispetto a prima, che poi pian piano ho iniziato a individuare proprio con, potrei quasi definirla, l'esecuzione della musica stessa. Cioè non sono più, era un po' quello che dicevamo prima, non è più quello che potrebbe essere quasi la tecnica, no? Quindi appunto sicuramente la definizione degli strumenti, dei suoni, ma sento proprio le sfumature, quelle che a me era piaciuto chiamare delle pennellate che i musicisti davano sui loro strumenti nell'esecuzione della musica. La loro linea interpretativa. La loro linea interpretativa. Nel senso, sembra quasi scontato di dire, ma per forza se stai ascoltando della musica ti arriverà anche la linea interpretativa dell'artista che la sta eseguendo. Invece lì ho percepito dove sta la differenza. Cioè, noti subito che c'è una pienezza proprio in quello che ti arriva, e la percezione non solo dei particolari che c'erano, sicuramente i particolari ambientali, sicuramente ma proprio a livello, io riesco solo a definirlo così, a livello di poetica proprio, a livello di suono, di messaggio, di quello che ti fa arrivare poi il musicista e la musica stessa. E sicuramente poi, sono stato affascinato poi dal riuscire anche a seguire ogni singolo musicista, nel caso della musica che stavamo ascoltando, per quello che faceva. Cioè proprio, e questo è quello che succede poi quando provi un'esperienza di ascolto dal vivo. Cioè, ok, ascolto la musica nel suo insieme, ma poi se mi concentro posso seguire anche quello che sta facendo quel musicista in quel momento, quello che sta dando, quello che non sta dando, quello che sta togliendo. E questa è stata una differenza fondamentale fra i due ascolti, insomma. Se ti ricordi poi una cosa che mi ha colpito molto di quello che vi hai detto, la sensazione proprio di ritmo, non di velocità asettica, ma di ritmo, sì. Di variazione dinamica di tutto l'evento sonoro, l'evento musicale, con un livello di partecipazione, di coinvolgimento. Era come se in qualche modo uno fosse lì presente a quello che stava accadendo, anche se in alcune registrazioni erano registrazioni anche molto datate, sono passati parecchi anni, però è come se si fossero rimaterializzate lì intanto che le stavamo ascoltando, se mi ricordo bene la tua sensazione. No, assolutamente, cioè quello, perché poi appunto sono sempre aspetti poi che sono sempre legati l'uno all'altro, quindi la poetica che ti arriva come? Attraverso tutta una serie di particolari, una serie di differenze, una serie insomma, di cose, di miglioramenti, di percezioni che fanno sì che poi loro insieme, insomma, ti arrivi il messaggio nella sua totalità. Il ritmo sicuramente, più che il ritmo, appunto, come diceva lei, la dinamica proprio dell'esecuzione anche in quel caso lì, dei singoli strumentisti, mi arrivava tutta nella sua, insomma, nella sua totalità. Cioè era proprio l'esperienza che posso paragonare solo nell'esperienza dell'evento dal vivo, quindi in presenza dei musicisti. Mi ricordo che a livello metodologico, quando ti ho proposto di ritornare a riascoltare i brani con la tua sorgente sonora precedente, in qualche modo, se mi ricordo bene, avevi detto no, tanto non vale la pena. Io ho un po' insistito, ma è stato interessante poi ritornare all'ascolto precedente. Ecco, ti ricordi un po' com'è stata la situazione? E lì anche quello è stato particolare, perché la prima cosa che mi è venuto da dire, che ho pensato, è bello anche quello che era il mio suono, diciamo, quello con cui avevo familiarità. Bello, ma manca un qualcosa, sembra proprio, come avevamo poi detto, quasi che si fosse un po' spento, mi è dato un pelino più triste, appunto, più spento. E questa è stata proprio una cosa che mi è apparsa già nei pochi secondi nel tornare appunto alla sorgente, alla mia sorgente, ecco. Quindi il colore della musica, non che non ci fosse prima, non che fosse alla fine brutta, che fosse, per carità,
però mancava di quella vivacità, di quelle sfumature, di quelle che fanno sì poi che... Quelle che fanno la differenza fra quando un artista una sera è ispirato E e quando non lo ti è. dispiace che il concerto sia finito, e quelle serie che in qualche modo vedi loro che venga l'ora di uscire perché dici sì, non ha suonato male, ma No, no, è quello, sì. quello, lo stesso musicista, oppure anche fra due bravi musicisti, due grandi musicisti, due professionisti, di cui però uno ha un talento particolare nel fare appunto arrivare la sua emotività, il suo interiore, il suo mondo interiore, a quello che esegue tutto benissimo a livello tecnico, non fa una sbavatura, non potresti dare nessuna, insomma, è ineccepibile, ma manca quel non so che di intangibile, difficile da descrivere, che fa sì che passi proprio un mondo di sensazioni fra l'uno e l'altro. Fra l'altro poi avevo scritto a uno del vostro staff proprio perché nell'andare poi tornare verso casa, ed è una cosa che ho detto poi anche a mia moglie, ai miei familiari, insomma, le sensazioni che provavo in quel momento, quel carico di adrenalina che inizia a scendere, a defluire, eccetera, eccetera, era quello proprio che ritrovo dopo un bel concerto, un concerto che mi ha appassionato, un'esperienza musicale che mi ha particolarmente preso. E questo è stato veramente particolare per me, insomma, ritrovare quelle emozioni nella prova d'ascolto che abbiamo fatto insieme, comunque davanti a delle macchine, ecco, e non ai musicisti in carne e ossa. Mi fa molto piacere quello che hai detto perché in qualche modo è in linea con quello che abbiamo cercato di trasmettere finora nel nostro canale, ecco, ovvero che il nostro scopo come Norma Audio è quello di riuscire a trasmettere e riprodurre tutte quelle sensazioni che hai chiamato un po' effimere, ma che sono quelle poi che fanno la differenza fra un ascolto che in qualche modo lascia il segno e dà un coinvolgimento emotivo di un certo genere, nutre anche chi sta ascoltando, da un ascolto che è corretto, ma lato pratico privo di ciò che dovrebbe essere la cosa fondamentale della musica. Mi piacerebbe però farti anche un'altra domanda, ecco, vista la tua giovane frequentazione di questo ambiente, come vedi questo ambiente dall'alta fedeltà? E possono essere magari punti che reputi punti un po' critici o punti che andrebbero un po' migliorati o che lasciano perplesso chi osserva questo mondo dall'esterno? È un mondo che sto iniziando a capire un po' complicato, nel senso, è un po' una giungla di informazioni, di opinioni, di pareri, in cui se non stai attento può essere difficile orientarsi. Ci sono sicuramente tanti aspetti, è un mondo che sicuramente contempla tanti aspetti al suo interno, quindi quello commerciale, quello artistico, quello tecnico, eccetera, eccetera. E quindi posso capire che rientrano in gioco tanti fattori. Però ecco, a volte sicuramente, almeno per quel che mi riguarda, ecco, mi sento un po' spaesato nel riuscire poi a capire quali siano le informazioni, quelle reali, da quelle che sono invece poi banalmente opinioni, piuttosto da quelle che possono essere anche solo pubblicità, piuttosto che eccetera eccetera. Ecco, ci vorrebbe beh, quello non so perché non ho la pretesa, ecco, di dare chissà che soluzioni. Sicuramente un po' meno campanilismo, un po' meno guerra di opinioni che diventano quasi ideologie, eccetera, eccetera, aiuterebbero chi si affaccia da poco tempo in questo ambito, ecco, ad orientarsi meglio, a essere più rilassato dato che poi comunque tante volte si investono anche risorse e cifre importanti anche per il cliente, ecco, per il fruitore. Per la mia esperienza, per quel poco che ho avuto, non è un mondo facilissimo. Bisogna un attimo capire quali sono, cercare di indovinare quali sono i riferimenti da seguire, le persone a cui, ecco, prestare attenzione e quali no. In effetti quello che dici è molto importante, nel senso che è un mondo così complesso che l'appassionato difficilmente o in modo quasi impossibile riesce ad avere
una reale competenza e conoscenza di tutti i fattori che in qualche modo convergono al risultato finale. Per cui un punto importantissimo alla fine è a chi credere, perché si leggono e si sentono opinioni che sono fra di loro all'opposto, e in questa varietà di opinioni, di informazioni che si leggono, una persona che non ha la possibilità o la capacità di poter fare una scelta basata su una conoscenza autonoma, in qualche modo è d'obbligo che debba scegliere a chi dare fiducia. La cosa può diventare molto difficile. Sì, difficile anche perché entra in campo anche il fattore, insomma, di dove vai poi banalmente a reperire, no? Questi prodotti, a comprare, e il rapporto che hai con quelle persone che ti vendono questi prodotti. E dato che quando vai in un negozio hai già la testa magari piena di mille informazioni che, come dicevamo, dicono tutto il suo contrario, ci vorrebbe anche lì, per quello che anche lì, che ripeto è stata la mia esperienza, però probabilmente un rapporto un po' più umano, perché quello per carità comunque c'è, forse un rapporto più sensibile da parte di chi vende poi queste cose verso chi le acquista, nel cercare poi di capire che appunto, come ricordava, ci sono tanti fattori che entrano in gioco, quindi trovare il proprio prodotto non è solo trovare il proprio prodotto, ma trovare il proprio suono, la propria estetica, e quindi anche lì il cercare di aiutare, venire incontro, magari dare poi nei limiti ovviamente possibili permessi poi insomma, da quello che possono essere le difficoltà quotidiane anche di chi vende queste cose, del negoziante, però di cercare di essere un po' più, non dico accogliente, ma forse un po' più empatico, sì, verso chi compra, nel senso di fare poi capire quello che il cliente sta comprando, cos'è, in che direzione può andare, quali possono essere i limiti, quali no, eccetera, eccetera. Perché poi, come una volta avevo detto, mi risulta difficile riuscire a paragonare il vendere un impianto di riproduzione musicale, quindi di una forma artistica, alla vendita di prodotti insomma, di uso comune, quasi che insomma di utensili comuni, ecco, del cacciavite piuttosto che del trapano, che funziona più o meno bene. No, lì deve funzionare più o meno bene, ma deve anche comunicarmi delle cose, quindi chi vende lì ovviamente sta la sua bravura, ma deve essere forse anche un po' più psicologo nel cercare di capire la persona che hai davanti. Sì, c'è tutto un ambito della qualità legata alla capacità delle persone di cogliere la qualità, e anche proprio l'approccio soggettivo a questa cosa. Invece vedo, come dicevi anche tu, che tante volte gli oggetti vengono venduti come se fossero delle entità tecniche e devono solvere solo quel compito. In realtà non è così. No, e quella è una differenza, insomma, fondamentale. Non per ripetermi, però è stata un'altra cosa che mi ha colpito qua da voi, sicuramente, quell'entrare in empatia anche con quelli che erano in quel momento i miei bisogni, le mie perplessità, i miei dubbi, le mie domande, avere uno scambio di informazioni, di pareri, di sensazioni, cosa che insomma non sempre, anzi pochissime volte sono riuscito ad avere in altre situazioni, ecco, senza trovare la maleducazione piuttosto che l'indisponenza, quello no, però ecco una sorta di filtro, di barriera che ok, ti aspetti di trovare magari nel negozio adesso banalizzo, però di alimentari, in cui vai a comprare qualcosa da mangiare, ma non dove invece si vendono dei prodotti che poi devono riprodurre delle forme d'arte, insomma. Quindi chi sceglie quel lavoro sicuramente deve, o dovrebbe, o sarebbe bello avesse, insomma, in mente anche questo, cioè che in quel momento sta vendendo delle forme d'arte o degli oggetti che riprodurranno delle forme d'arte, insomma. Va bene, immagino che ci sarebbe ancora molto altro da dire, ma in qualche modo dobbiamo anche trovare un po' una sintesi
Però le cose che abbiamo detto penso siano forse quelle più importanti di tutti e mi auguro che questo tuo contributo, questa tua presenza possa essere utile anche a chi magari si sta approcciando a questo settore con un intento, diciamo, artistico, musicale, gli possa essere di qualche utilità per dipanare un po' quella matassa ingarbugliata di cui parlavamo prima, ecco. Per cui ancora ti ringraziamo di essere venuto e Grazie. di essere stato disponibile per questa intervista. Ecco, per chiudere mi sentirei di precisare un piccolo dettaglio, ecco, che forse nel corso dell'intervista non è emerso compiutamente. L'esperienza d'ascolto di cui ha fatto cenno Alexander, l'esperienza d'ascolto relativamente al prodotto sorgente digitale HS DAC, di cui avevamo fatto cenno in qualche puntata precedente. E come avevamo cercato di esprimere nel corso di quella puntata, pur essendo il nostro prodotto entry level, in qualche modo è un prodotto che ha di caratteristiche musicali, è un apparecchio che appartiene a una fascia molto alta di ambito di qualità. Per cui è anche interessante mettere in relazione l'esperienza vissuta direttamente dal nostro visitatore con quello che avevamo in qualche modo affermato, ma senza possibilità che ci fosse un riscontro nel corso del video precedente. Benissimo, e io come al solito invito tutti a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. E grazie mille. Grazie a voi.